Ragazzi, eccoci ancora sul mio canale a parlare di batterie. Questa recensione riguarda il nuovo prodotto, due nuovi prodotti che sono usciti dalla MAN-I, l'azienda che vedete dietro me, che è la prima recensione del canale, è quella da quale vi consiglio di comprare. La direttrice Yan Lam, poi trovate tutte le descrizioni in fondo, nella descrizione del video, trovate anche il link. Ebbene, è stata lieta, io le ho comprate, è stata lieta di presentarmi in anteprima questo prodotto che è fantastico. Due prodotti si chiamano le Lithium e le REPT, sono batterie da 280 ampere fintamente, perché loro devono dichiarare 280, ma ragazzi, testate, sono 290 ampere e a seconda della batteria anche leggermente oltre. Cioè abbiamo qua su questo tavolo, abbiamo col peso di circa 160-170 kg, abbiamo 30 kWh di batteria e oltre. Cioè veramente una cosa fantastica. Ragazzi, queste nuove batterie, le Lithium e le REPT, saranno oggi parte del mio canale e questi 30 kWh faranno partire una nuova serie di video che vi anticipo proprio in questa recensione in anteprima. Saranno esattamente chiamate il mega impianto. Sarà un impianto che coprirà tutta l'abitazione con 30 kWh di riserva e che alimenterà pompe di calore per scaldare gli ambienti, alimenterà acqua calda sanitaria, potrà far girare anche ovviamente acqua calda sotto il pavimento per coloro che amano anche il pavimento riscaldato, pellet e l'auto elettrica. Quindi tutto questo in una serie lunga, come avete visto ormai le mie serie che voi chiamate documentari, alcuni chiamano non recensioni documentari ma bensì tutorial, insomma in tutto quello che viene descritto oramai nei vari canali YouTube. Questi documentari che sono progressivi andranno a spiegare veramente questo impianto. Si chiamerà mega impianto fotovoltaico, ci sarà ovviamente anche la pala eolica. Bene ragazzi, questa adesso è la recensione di questi due nuovi modelli, le Lithium e le REPT. Andate a chiedere a lei ovviamente i prezzi che io non posso menzionare nelle recensioni perché la recensione resta, ma il prezzo varia. Come avete visto, le situazioni si stanno mettendo anche in funzione della carenza di prodotti di materie prime in una maniera per cui parlare di prezzi diventa impossibile, perché non sappiamo domani che prezzo ci sarà. Vi posso dire una cosa, le prime 280 ampere che comprai da loro l'anno scorso le avevo pagate 1.500 euro. Oggi questo prezzo è impensabile, abbiamo ampiamente superato i 2.200-2.300 dollari per avere la stessa entità, cioè 14 kWh. Ora il punto è questo, una bella sorpresa che ci ha fatto la MAN-I è che hanno aperto il magazzino europeo, quindi la prenotazione delle batterie che potete farlo può arrivare direttamente dall'Europa in tempi abbreviati, oppure con prenotazione dalla Cina con magazzino europeo, oppure dalla Cina dove costano un po' meno. Insomma, contattateli e sentite un po' voi se vi interessa farle arrivare dalla Cina, dall'Europa con prenotazione, in modo che andate ad acquistarle secondo ovviamente le vostre possibilità economiche e soprattutto le tempistiche che si sono ridotte. Io ricordo le mie, come tanti amici del canale, abbiamo comprato qua dalla MAN-I e abbiamo dovuto aspettare 3 mesi e mezzo, 4. Oggi questo tempo non c'è più. Ecco perché sono contento di presentare questo prodotto che adesso sarà vendibile anche nei magazzini europei. Adesso ci spostiamo con un paio di queste, 2 o 3, sulla mia classica scrivania antica e andiamo a vedere un po' i voltaggi, la resistenza interna, in modo da capire cosa sono queste Lithium e queste REPT. E poi a tutti voi ragazzi, oltre che iscrivervi al canale e attivare la campanella, anche un buon acquisto e un buon impianto. A fra pochi secondi. Bene, siamo passati dal tavolo dove vi ho fatto vedere 32 batterie, 30 kWh, un'enormità, e adesso siamo qua per andare a fare le considerazioni su questa batteria. Queste sono batterie della MAN-I e questa azienda oramai collabora con me da un anno e sono veramente veramente contento. Andiamo a vedere tutti quelli che sono gli aspetti che dobbiamo capire per avere cultura su cosa vuol dire una batteria
litio ferrofosfato di qualità e andiamo a vedere step by step quello che dobbiamo considerare insieme. Buona visione! La prima cosa che voglio dirvi è che le batterie arrivano protette all'interno di questa schiuma che veramente le avvolge sia nella parte inferiore totalmente che nella metà superiore. Guardate che cosa veramente professionale. Ebbene, quando avete chiuso le batterie dentro questo involucro, in questa confezione, anche se i corrieri, come a volte succede tra una nave e l'altra, partendo dalla Cina e poi sui furgoni, vanno a far rotolare i pacchi, ebbene queste batterie sono protette al massimo livello. Quindi veramente questo è eccezionale. Abbiamo queste schiume che sono resistentissime proprio alle botte e quant'altro. Anche avendo un certo spessore sono anche idonei per eventuali piccoli oggetti acuminati che possono cercare di penetrare. Ebbene, metà inferiore e metà superiore sono chiuse totalmente e quindi diciamo, anche se vengono veramente lanciate, sbalzate, non mi è mai successo che una batteria possa arrivare rovinata perché danneggiata da una carenza di packaging. Innanzitutto, per identificare la qualità di una batteria dobbiamo vedere il peso. Il peso determina la quantità di elementi essenziali come i sali di litio e quant'altro che devono esserci all'interno della batteria. Ora, queste batterie già pesate ovviamente risultano essere precisamente 5 kg e 380. 5 kg 380 grammi di peso. Ebbene, questa è la sostanza, questa è la capacità, perché ovviamente quanto più materiale attivo c'è all'interno delle batterie e tanto più queste hanno poi la capacità in termini di amperora. Vi faccio un esempio: nelle batterie al piombo, che è la stessa identica cosa, quanto più la batteria è pesante, tanto più ha le piastre grosse di piombo, di ossido di piombo, e quindi sono più consistenti, anche più durature, perché ovviamente le piastre più spesse non permettono agli ossidi di cadere. Nel litio è la stessa identica cosa, cioè la materia attiva, quella che serve per far sì che la corrente passi da un anodo a catodo e attraverso tutti questi elettroni. Ebbene, questa materia attiva pesa e chiaramente non pesa come il piombo, pesa 5 volte meno, però nel suo peso qua dentro ci sono, abbiamo detto ormai, 290 ampere circa, quindi non 280, più di 290 ampere, con un peso di circa 5,4 kg, qualcosa meno. Bene, questo è il primo fattore. Guardiamo, quando compriamo delle batterie usate, andiamo lì con la bilancina, con la bilancia. C'è un problema: se usiamo la pesa persone, cosa succede? Che la pesa persone viaggia a step di 2, 3, 400 grammi a seconda della bilancia, quindi ci vorrebbe una bilancia abbastanza precisa come questa. A quel punto compriamo una batteria che abbiamo visto su qualsiasi punto, andiamo là, usata o quant'altro, perlomeno vediamo il peso. Ora, queste batterie della Man-I pesano 5400 grammi circa, 5300-5400, quindi la qualità, la sostanza c'è. Andiamo avanti con un altro elemento fondamentale. Un altro dei fattori che identifica la qualità di una batteria è la resistenza interna. La resistenza interna che cos'è? È esattamente una misura che viene effettuata con questo strumento, che non è un tester. Se voi vedete, questo non ha 2 puntali e basta, ma ne ha 2 ognuno, cioè sono 4 puntali, non so se riuscite a vederli così vicino. Ebbene, questo strumento, che è un misuratore di IR, cioè Internal Resistance, questo serve a capire proprio qual è la resistenza interna delle batterie. Ora, più bassa è, migliore sarà la batteria. Ora, con i nuovi materiali che devono usare, con le tecnologie che avanzano e soprattutto per non sfruttare troppo i lavoratori che si calavano nelle miniere di cobalto e di litio, questa è una cosa veramente abominevole,
A questo punto hanno iniziato a usare materiali che hanno caratteristiche leggermente diverse dalle prime batterie e la tecnologia va avanti sempre di più per ottimizzare anche il processo di produzione, di cui parleremo dopo. Bene, queste batterie hanno una resistenza interna che oscilla, e questo è il top della qualità, tra 0,19 milliohm e 0,23 milliohm. Questo è il range di tolleranza della qualità di questa tipologia di LiFePO4, ovvero delle Ithium o delle Rept. A questo punto fate conto, tanto per farvi un esempio, che batterie di marche famose che non menziono qua nel canale ma che ben sapete coloro che le usano, soprattutto non sto parlando di LiFePO4 adesso, ma di ioni di litio o le LiPo, quindi le Li-ion o le LiPo, queste che sono poi alla fine anche pericolose, difficili un po' da gestire, da maneggiare, perché bruciano ed esplodono, mentre queste assolutamente fanno solo fumo, ma non provocano incendio o esplosione. Bene, quelle batterie, che sono molto potenti, hanno resistenze interne che viaggiano tra i 0,26, 27 anche 0,30 milliohm. Questo per fare giusto un paragone. Quindi quando acquistate delle batterie, e queste ne sono l'esempio, tra 0,19 e 0,23 siete all'interno di un range di altissima qualità. Andiamo avanti innanzitutto misurando la resistenza interna, avvicinando la telecamera. Ebbene, misuriamo la resistenza interna di questa batteria e vediamo che è 0,21, 0,20, ecco. 20, 21. Questo è un campione che ho preso a caso, però l'ho scelto un po' tra i migliori perché c'erano anche dei 23 e dei 24, ecco. Bene ragazzi, la serietà e l'onestà che contraddistingue questo canale mi ha fatto dire che ho scelto un po' tra i migliori, c'erano dei 19, 20, 21, c'erano anche dei 23, 24, ma quello che voglio dirvi è: non fossilizziamoci su questo dato, perché è un dato importante, tra 19, 23, 24, 25, chiaramente non 0,30, 0,35, però non è l'unico dato. Abbiamo parlato di peso, abbiamo parlato anche di resistenza interna, abbiamo visto i range. Poi che dire delle tensioni? Quando ci arrivano le batterie le misuriamo tutte, ebbene di solito sono tutte identiche, ma anche lì se abbiamo una piccola discrepanza di non pochi volt, ma pochi millivolt, diciamo possiamo trovare una batteria a 3,29, l'altra a 3,28, 3,27, va bene, perché stiamo parlando veramente di pochissime millivolt. E a questo punto anche quello è un segno di qualità. Perché? Perché il lungo viaggio che fanno, anzi adesso sarà corto perché arrivano direttamente dalla Cina all'Europa e dall'Europa a casa nostra. Comunque il viaggio dalla Cina è fatto in nave, quindi hanno sempre messo i mesi per arrivare qua, però il magazzino fa sì che questa azienda faccia una scorta per poi distribuirle tra di noi. Ragazzi, io lo so, ve l'ho già detto, oramai lo dico quasi in ogni recensione, in ogni video: quando c'è da acquistare qualche materiale non metto voce nelle vostre tasche, ognuno ha le sue attese, pazienza, eccetera. Yan Lam, che è la direttrice dell'azienda, mi ha detto: Gianni, io le sto ordinando a bizzeffe dalla produttrice che ovviamente non sono loro sono dei rivenditori europei. I produttori in Cina sono pochi, si contano su una mano, 4-5, e ce n'è poche, ce n'è sempre meno e chissà dove andremo, quindi il senso è questo. Ora, batterie di altissima qualità, buonissime, abbiamo visto le resistenze interne, abbiamo visto le tensioni, quando ci arrivano devono essere tutte simili, e dobbiamo parlare anche di un altro aspetto fondamentale: l'estetica. Allora, ovviamente i rigonfiamenti non vanno bene, e questi non si gonfiano mai, ma i due lati più lunghi non possono essere gonfi. Attenzione, qui i produttori hanno stabilito delle tolleranze, quindi se arrivano celle che sono leggermente gonfie, se guardate bene, sono magari gonfie in una zona ma non nell'altra, sono concave qui, magari io se ve le faccio vedere la luce sono piatte, però potrebbero alla luce della produzione avere dei piccoli rigonfiamenti. Allora questo rientra nei parametri di tolleranza del produttore, ma chiaramente non devono essere gonfiate, cioè vedere visibilmente delle batterie che hanno la pancia. Questo è un dato molto molto negativo.
Ora, nella tolleranza dell'estetica ci sono anche gli scratching, cioè quando i cinesi trasportano le batterie dal macchinario che le produce, dalla catena, perché ragazzi sono macchinari che fanno paura, ok? E costano cifre e cifre, ebbene, a volte ci sono, qui ne vedete uno, guardate, qui c'è un piccolo come una piccola bottarella. Questo è normale perché? Perché questi piccoli graffi, bottarelle, eccetera, sono dovuti al fatto che purtroppo questi ragazzi che lavorano veramente tante ore con questi 5,5 kg, 5,3, 5,4 da portare, a volte c'è un piccolo sbatti sul tavolo, eccetera. Non stiamo parlando purtroppo di automazione al 100%, c'è anche la componente umana. Quindi il piccolo graffio, lo scratch, la pellicola, questa pellicola blu ad esempio è una pellicola isolante, perché non dimenticate che all'esterno delle batterie c'è il polo positivo. Quindi attenzione quando le mettete in serie a non sommarle così senza mettere un foglio di isolante. Perché? Perché questo foglio azzurro è un isolante, ma è solo un protettivo della scocca di alluminio che porta il polo positivo, ma non è il vero isolante che dovremo mettere per separare le celle quando le montiamo in serie sulla nostra batteria definitiva. Questo è un fattore importante. Ecco che allora questo film leggero azzurro che è stato attaccato, lo vedete qua, c'è proprio il punto di giuntura qui. Ebbene, a volte ci può essere una bolla, una striscia, un rigonfiamento, un tagliettino, una piccola bottarellina. Ebbene, se sono tutte cose piccole contenute, dobbiamo usare anche il discernimento e la logica per andare a capire che sono fattori produttivi. Non andiamo ad annullare un ordine che poi non ci arrivano più per piccole cose. Lo dico perché anch'io le ho viste, tollerate e vanno benissimo, batterie che veramente spaccano, come si dice in gergo. Questi sono i fattori importanti. A volte può succedere che anche noi, mentre le togliamo dall'involucro protettivo, tirando su, magari tiriamo su quello che è l'adesivo. Vedete, questo è successo a me, no? Allora questo adesivo viene sollevato, certo è un adesivo, questo sopra è molto tosto, però può creare un inestetismo. Ora, quando compravamo le piombo, le montavamo sulla macchina, le lanciavamo così, sotto erano tutte graffiate, andavano bene. Adesso sembra che abbiamo dei gioielli ed è vero, perché sono belle, sono fatte bene e vogliamo la perfezione. Però ci tengo per non deludervi, perché i meccanismi produttivi sono tanti, sono grossi, sono forti, sono importanti, ma hanno anche la componente umana che a volte taglia, striscia, appoggia, fa e disfa, ma non compromette nella maniera più assoluta quella che è la capacità e la longevità, che sono i due fattori fondamentali. E adesso vi dirò una cosa, ragazzi, su queste batterie che è spettacolare. Lo sapete che le LiFePO 4, per dare longevità garantita, devono essere caricate a 0203C. Cosa significa? Che se io ho una batteria da 14 kWh, ok? Ebbene, a 0,2 significa diviso 5, quindi 14 diviso 5 fa circa 3 kW. Posso caricarla con 3 kW, anche 0,3, quindi 4 kW, 5 kW sono più vicino a 0,3. Ebbene, con 5 kW di pannelli fotovoltaici o di generatore o di alimentatore e quant'altro, la batteria durerà tantissimo. Ebbene, le nuove batterie adesso della Mani, poi chiedete tutti i dati a loro perché sono veramente disponibilissimi, possono essere caricate e scaricate a 0,5C, cioè io posso montare su un pacco batterie di 14 kWh anche 7-8 kW di pannelli, e questa è una cosa fantastica. Cioè alla fine è quello che dicevo in un video di 1 anno e mezzo fa, cioè noi andiamo a buttare pannelli sul tetto perché anche se è nuvoloso, il momento in cui esce il sole, 1 ora, 2 ore, pam, lì abbiamo 7-8 kW, ebbene in 1 ora abbiamo buttato 7 kW all'interno del nostro pacco batterie da 14 kWh, quindi ci bastano 2 ore per riempire le batterie. Da qui si annulla anche un altro problema, che era quello che si evidenziava con altre batterie come le nickel metallidrato, le piombo eccetera, che hanno bisogno di una carica lenta, e quindi io dovevo avere per forza 6 ore, 7 ore, 8 ore di sole per andare a caricare un pacco batterie nella sua totalità, perché non potevo inserire troppa corrente in una volta sola.
Bene, con questo problema è risolto. Abbiamo 0,5C in carica e scarica. In scarica significa che possiamo attaccare grandi cose, potenti, e lo sconsiglio sempre, ma in carica è anche eccezionale, perché se montiamo 8 kW di pannelli, 10 kW di pannelli su un pacco da 14-15 kWh, appena esce il sole, un'ora e il pacco è già carico. Questo è fantastico. Dal mio punto di vista questa è la cosa ancora più fantastica che non tutte le descrizioni di pignolerie che ho fatto prima. Questa è la MAN I, ragazzi. Su questo canale adesso abbiamo la MAN I, che se non cambia la mission, se non cambiano le teste, se non cominciano con prodotti scadenti, ecco perché dico sempre a tutti voi: mandatemi messaggi di conferma che è andato tutto bene, che le batterie sono belle, che siete soddisfatti, perché questo, cioè il vostro, quello che sono le vostre messaggistiche sul canale, sono fondamentali per andare a dire a tutti i nostri cari amici del canale che è veramente così. Quindi grazie anche a voi dell'aiuto e di quello che state facendo. Ragazzi, spero che anche questo video, questa recensione della MAN I, che conferma dopo oramai più di un anno di tempo che lavoriamo insieme, conferma la sua stabilità nell'essere un'azienda seria, nella persona di Yan Lam che cura tutta la gestione Italia. Mandate dei messaggi, siate seri, siate rispettosi, sono persone in Cina che sono favolose. Voi lo vedrete molto, sì, ecco, ti mando, cioè io non ho avuto veramente nessuna sorpresa, e sono un uomo di commercio, 42 anni che lavoro con tutti gli stadi, dalle piombo a tutto ciò che c'era in giro. Ebbene, a me piace lavorare con queste aziende di parola. Siamo a 10.000 km e passa di distanza, ma sino ad oggi non c'è nessuna discrepanza nei rapporti. Questo è importante, ragazzi. Il video è finito qua, sono contentissimo. Se potete, acquistate e chiedete. Dalla Cina costano meno, dall'Europa costano un po' di più, le avete subito, le volete dopo, la qualità è questa. Chiedete: voglio le Lithium o voglio le Rept, quali sono le differenze? Ho visto il video di Gianni, ecco, questo è importante, sempre importante. Comprate sempre in DDP, Domodossola Palermo, che significa tutto incluse le tasse, il trasporto, cioè voi pagate con PayPal. Questo è un altro aspetto importante, e quando avete pagato con PayPal vi arriva la merce a casa. Se sono tante e non sono 4, vi arriva anche in differita, quindi un giorno dopo l'altro. Aspettate pazientemente e come dico sempre, con PayPal è quello che garantisce se c'è un'anomalia, la merce non è arrivata, loro hanno i link con i corrieri e quindi vi rimborsano. Comunque, ragazzi, come dico sempre, fate voi tutte le verifiche. Io sono un canale culturale, vi dico quelle che sono state le mie esperienze, ma non posso garantire per voi. Quindi dovete fare i patti chiari, amicizia lunga, stabilire bene i rapporti, non pagate con i conti correnti personali o con le buste di soldi spedite via aerea, non esistono queste cose. PayPal, consegna DDP, parlate con Yan Lam, l'azienda è seria, e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video e grazie ancora.